Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Gigi Delana, cantante filippina, bravissima, straordinaria. Ho già fatto qualche altra reaction su di lei, la trovate qui sotto in descrizione. Stavolta andrò ad ascoltare Unholy di Sam Smith e Kim Petras. È una canzone che conosco poco, anche se l'ho già sentita varie volte, magari per radio, quindi è una canzone che ho presente come fa, però è una canzone molto particolare, tra l'altro. Ha una sonorità così bizzarra, strana, e sono veramente curioso perché non ho idea di come potrebbe cantarla Gigi Delana. Tra l'altro non ho mai ascoltato questa esibizione in particolare, quindi la analizzerò per la prima volta insieme a voi. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like, iscrivervi al canale se volete supportarmi, e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Ringrazio anche lo sponsor di questo video, che è Superprof, e dopo ve ne parlo meglio, ma adesso andiamo subito ad ascoltare e analizzare Gigi Delana. Got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew. But all the fuss, it tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. Mommy don't know that it's getting hot at the body shop, doing something unholy. He sat back while she's dropping it. She be popping it. Yeah, she put it down slowly. Mommy don't know that it's getting hot at the body shop, doing something unholy. Wow. If you wanna drop that attic, give me love, give me feeling, my Balenciaga daddy. You gon' need to back it up, 'cause I'm spinning on all day. You can watch me back it up. I'll be gone on the air, man. He give me pride and give me new like Rihanna. He always call me 'cause I never cause no drama. And when you want it, baby, I know you got your covered. And when you need it, baby, just drop it on the cover. Wow. Mommy don't know that it's getting hot in the body shop, doing something unholy. He sat back while she's dropping it. She be popping it. Yeah, she put it down slowly. Mommy don't know that it's getting hot at the body shop, doing something unholy. Mommy don't know that it's getting hot at the body shop, doing something unholy. He said that when she's dropping it, she be popping it. Yeah, she put it down slowly. Mommy don't know that it's getting hot at the body shop, doing something unholy. He said that while she's dropping it, she be popping it. Yeah, she put it down slowly. Wow. Mommy don't know that it's getting hot at the body shop, doing something unholy.
incredibile. Non sono riuscito a interrompere questa esibizione pazzesca, veramente pazzesca. Bravissimi tutti i musicisti. Wow, mi è piaciuta moltissimo. Non mi aspettavo assolutamente questo sound, prima di tutto, perché le altre canzoni che ho ascoltato cantate da Gigi Delana erano canzoni molto più pop, molto più molto più pulite, diciamo, no? Qui è veramente un altro mood e si vede anche dal suo look, da come è vestita, dal suo taglio di capelli, dalla sua maglietta, dal mood con cui canta, e anche dall'atmosfera creata un po' a livello di luci, ok? Molto più rock, quasi un po' punk in certi momenti. Wow, mi è piaciuta tantissimo. Sono senza parole, vorrei riascoltarla un attimo per capire alcuni passaggi, perché sono stati veramente pazzeschi. Lei ha una capacità interpretativa fortissima. Questo è un brano veramente strano, come dicevo prima, quindi se bisogna cantarlo con l'intenzione giusta, secondo me. Non può essere cantato solo come una cover, in modo da farla troppo pulita. Qua bisogna sporcarsi un po' le mani e la voce, ok? E lei l'ha fatto benissimo, l'ha interpretata in maniera divina. Qui non è neanche un discorso tecnico, qua è proprio un discorso di interpretazione, di emozione. Qua l'ha cantata con follia quasi, e te la trasmette tutta mentre l'ascolti, veramente pazzesca. Ascoltiamo un po', vabbè, c'è questo intro chiaramente strumentale in cui lei ride, quindi probabilmente i musicisti stavano facendo qualcosa che non lo so, non le tornava, e poi vediamo un po'. Ok, non so se i musicisti avessero sbagliato il tempo, perché l'hanno fatta in maniera molto più veloce, però lei subito li rimette in riga e quando fa questo cenno di rallentare, perché lei sta iniziando a cantare, tutti loro seguono lei. E lei è la direttrice d'orchestra di questa band praticamente, no? Quindi loro sono molto attenti ad ascoltarla e a guardare anche quello che fa quando fa cenno loro con le mani, no? E qua sono molto bravi a ritrovare il tempo giusto immediatamente. Magari era una cosa voluta, cercata, non lo so, però sembra quasi che sia lei che li rimette in riga a un certo punto, e qua inizia a cantare con questa voce tormentata. Si sente già questa follia che emerge dal suo modo di cantare. Riascoltiamola. Scusate l'interruzione, la mia analisi riprenderà tra un minuto, ma ci tenevo moltissimo a ringraziare lo sponsor di questo video. Diamo il benvenuto sul canale a SuperProf. SuperProf è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è! E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona. E ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica, corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo, perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente, su SuperProf c'è. E se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione, avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti, potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con SuperProf.
guardate anche come si muove e questo down è folle, ok? In cui va a schiacciare tantissimo il suono e lo fa anche dopo in altri punti in modo quasi isterico, però è veramente bellissimo da sentire perché è comunicativo, ok? Veramente brava a gestire questo suono come pare a lei per comunicare questa sensazione di pazzia. Andiamo avanti. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew. But all the fuss, it tell me that you don't. Sentite, qua fa veramente tante cose con la voce proprio che sembrano veramente folli, ok? Quindi questo suono schiacciato, poi anche questi sfiati improvvisi del suono che va anche un po' a sporcare in certi punti. Guardate anche poi la mimica facciale, come se la gioca proprio con la mimica a livello interpretativo, è veramente bravissima. Poi inizia a scatenarsi dopo. Bellissimo anche questo suono che ha fatto qui. Ci sono proprio questi sfiati improvvisi che portano la voce come se fosse un falsetto, però un falsetto graffiato, un po' isterico, che poi ritorna in voce piena subito dopo. Stranissimo. Qua è veramente un esempio di gestione proprio della voce per interpretare, però tecnicamente devi essere capace di farlo e lei è bravissima, non perde mai il controllo della situazione, quindi rimane precisa, rimane sempre intonatissima e tra l'altro sta cantando così dal vivo e però aggiungendo tutti questi colori stranissimi, pazzeschi. Andiamo avanti. Anche qua ha caricato quel mami in maniera molto carica, con tutta quest'aria che però va sempre a gestire in maniera controllata, ok? Quindi non esce mai dal controllo, anche se sembra fuori di sé mentre sta cantando, in realtà è molto controllata e quindi è un esatto equilibrio tra follia e ragione, ok? Tra tecnica e interpretazione. Veramente brava, è proprio difficile ottenere questo equilibrio così perfetto. Brava. Questo è un microfono, a me sembra sempre questo SM7B della Shure, che è un microfono che ho visto usare anche a Gabriele Enrique, per esempio. Lui lo usa per registrarsi in casa, qui lo usa dal vivo ed è un'ottima scelta perché è un microfono dinamico ma che ti isola molto dall'ambiente circostante, quindi anche se i musicisti stanno suonando lì nella stessa stanza, comunque il microfono prende praticamente solo la tua voce e ha una qualità veramente alta di registrazione. Un bel microfono sicuramente, vorrei comprarlo anch'io, adesso magari più avanti lo farò. Intanto vi lascio magari in descrizione il link se vi interessa vedere un po' questo tipo di prodotto. Comunque andiamo avanti. Sì. Beh, bellissimo, qua ha fatto dei piccoli yodel, però questo ringhio finale che ha fatto è veramente pazzesco. Riascoltiamolo. Wow.
mi fa impazzire, bravissima, perché qui ha iniziato a graffiare un po' più la voce, però l'ha anche schiacciata con questo suono un po' da bambina, che però diventa anche un po' aggressivo, un po' distorto anche in questo caso, quindi è veramente sembra pazza, però mi piace moltissimo questa cosa, anche perché, tutti i migliori sono matti, come diceva quel film di Alice in Wonderland. Comunque, mi piace anche questo taglio di capelli che mi ricorda, non so se è una cosa mia, ma mi ricorda, il personaggio di Tokyo della Casa di Carta, che è un altro personaggio folle, okay, e secondo me è un po' anche questa una citazione visiva di quel personaggio e quindi di nuovo la follia che emerge. Comunque bravissima, andiamo avanti. Give me pride and give me mew mew like Rihanna. He always call me 'cause I never cause no drama. And when you want it, baby, I know you got you covered. And when you need it, baby, just drop it on the covers. And mommy don't know that it's getting hot. Everybody stop doing something Veramente unholy. bravissima. Qua sentite questo suono distorto come è emerso e poi sentite questa sensualità con cui canta, veramente cerca in tutti i modi di comunicare qualcosa mentre sta cantando, veramente brava, bravissima. Andiamo. He said bad while she's driving in. She be popping in. Yeah, she put it down slowly. Veramente molto brava con questi distorti, su queste note alte, molto compresse, bravissima. Questa è tutta gestione del falsecorde praticamente, son queste bande mucose che vanno a comprimere sulle corde vere, vanno a produrre questa distorsione, veramente brava, brava, brava. Poi ecco un'altra cosa che volevo dire è proprio la sua capacità di stare sul tempo. Ha un senso del timing pazzesco, infatti prima ha fatto tutta questa parte rappata praticamente, super credibile perché era sul pezzo, veramente brava a gestire a livello ritmico, il brano, veramente bravissima, è veramente impeccabile, impeccabile. Andiamo avanti. Mommy don't know that it's getting hot. Everybody stop doing something unholy. Mommy don't know that it's getting hot. Everybody stop doing something unholy. He said bad when she's dropping it. She be popping. Yeah, she put it down slowly. Mommy don't know that it's getting hot. Everybody stop doing something unholy. He said bad while she's dropping it. She be popping it. Yeah, she put it down slowly. Wow, allora qua c'è stato questo momento in cui di nuovo lei ha fatto cenno, come vedete, ai suoi musicisti di fermarsi, e qui rimane da sola praticamente sussurrando su questo con questo suono leggerissimo, però sempre un po' tormentato, perché ci mette sempre questo fry, okay, sentite un po'? He said bad, yeah, she put it down slowly. Prima forse? Gun in the air. And when you mommy don't No, ritrovo il punto, forse era qui. know. Qua. Okay, guardate, qui ha fatto cenno. Everybody stop doing something unholy. Mommy don't know that it's getting hot. Everybody stop doing something unholy. Sentite, no? Fa questo fry. Something unholy. Questo suono veramente molto sensuale, però che va ad enfatizzare questo momento in cui rimane da sola, sussurrando pianissimo nel microfono, e poi dopo torna a esplodere nuovamente, e questo contrasto veramente è pazzesco perché ti dà una carica incredibile. Infatti dopo diventa ancora più incalzante l'arrangiamento e anche con la voce diventa sempre più energica, e continua a fare anche tutti questi fraseggi acuti, distorti, e molto molto carichi. Veramente wow. Andiamo avanti, ascoltiamo questa parte. Andiamo? Ok. He said bad when she's dropping it. She be popping.
Yes, you put it down slowly. We don't know that it's getting hot. Have the body slow, doing something unholy. You sound bad while you're dropping it. You should be popping it. Yes, you put it down slowly. Qua sta improvvisando, secondo me, tutti questi fraseggi che sta facendo, li sta facendo sul momento. Chiaramente avrà un'idea di cosa deve andare a fare, però sta andando un po' a ruota libera, secondo me, ed è pazzesca. Bellissimo. Bello anche questo assolo. Era un po' che non si sentiva un assolo con il wah, che fa molto anni 80, anni 90, insomma, quelle band rock, ok, di quegli anni usavano spesso questa sonorità, e quindi qua è molto apprezzabile. Finalmente una canzone con un assolo, che ultimamente si sentono veramente poco, soprattutto per radio. Bellissimo, qua vedete proprio la follia totale, veramente pazzesca. Mi è piaciuta tantissimo, grazie per avermela consigliata e richiesta. Fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction su Gigi Delana e non solo. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi, e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Vi ricordo anche lo sponsor di questo video, SuperProf, lo ringraziamo, e trovate in descrizione il link per l'affiliazione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!